Questa è la sera di Halloween, questa è la sera delle streghe, dei mostri, è la sera in cui i bambini si travestono, si mascherano e chiedono dolcetto o scherzetto. Molti di voi diranno sì, vabbè, ma è un'usanza americana, l'abbiamo importata, non era un qualcosa di nostro. In parte è vero, ma è anche vero che il 31 di ottobre è sempre coinciso con delle festività pagane che riguardavano il ciclo del sole, e per esorcizzare la paura del buio che comincia a farsi sempre più presente, che toccherà il suo apice col solstizio d'inverno, gli esseri umani hanno trovato dei modi anche simpatici proprio per combattere questa paura. La festa di Halloween in fondo è anche questo, e ci insegna a non avere timore di ciò che non conosciamo o di ciò che ci potrebbe spaventare di primo acchito. Allora Giovanni e io abbiamo scelto di offrirvi una storia un po' diversa dal solito. Una storia che è così vera, così incredibile, da sembrare frutto di un sceneggiatore di Hollywood o di un grande autore di fumetti. E forse qualcosina riguardo i fumetti c'entra, ma lo scopriremo tra pochi istanti. Prima di iniziare il nostro video, vi esorto ancora una volta a pensare al tema fondante della sicurezza online, un tema centrale, perché d'altronde navighiamo tutti, lo state facendo anche voi per vedere questo video, per ascoltare l'audio. Ebbene, la navigazione online è pratica, è utile, ma è anche rischiosa se viene fatta in maniera inconsapevole, se a volte sottovalutiamo i rischi della navigazione stessa. Rischi che si manifestano sotto forma di malintenzionati che possono voler accedere ai nostri sistemi per carpire le informazioni e a volte anche ricattarci. Allora noi di Dentro la Storia abbiamo deciso di affidarci a un partner tecnologico d'eccellenza quale NordVPN, la migliore VPN in circolazione per navigare liberi da pensieri da qualunque dispositivo, perché funziona su qualunque dispositivo, ovunque ci troviamo, in qualunque situazione, e riuscendo anche a bypassare dei limiti di geolocalizzazione, riuscendo ad accedere a determinati contenuti in giro per il mondo. Il medesimo servizio lo potete ottenere anche voi. Trovate i link in descrizione a questo video per i piani biennali di NordVPN, che vi danno accesso a un servizio eccezionale per 24 mesi, più, attenzione, 4 mesi completamente gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Dicevamo, è una storia così incredibile, così a momenti inverosimile, da risultare forse frutto della fantasia di qualche autore, perché no? O semplicemente è tutto vero. Ma per cominciare questa storia ho scelto una pubblicazione a fumetti. È il 1994, quando, come aggiunta al secondo album del disegnatore Mike Mignola, del suo Hellboy, Il seme della distruzione, c'è una breve storia, una short story, in cui l'investigatore paranormale più grande del mondo si misura contro un criminale nazista, o meglio quel che resta di quel criminale, Hermann von Klempt. Lo abbiamo già incrociato diversi mesi fa, quando vi abbiamo proposto quel video molto particolare sull'influenza del nazismo, sulla fantasia dei disegnatori di tutto il mondo e anche sull'impatto sociale che hanno avuto i fumetti nella lotta al nazismo stesso. Hermann von Klempt è uno dei grandi avversari di Hellboy, e in quella piccola storia si trova in Brasile. Quel Brasile che ha fatto da casa a diversi criminali scappati, questi davvero, dal Terzo Reich in rovina. Quel Brasile dove von Klempt, secondo Mignola, torna più volte, almeno 3. Ma perché proprio il Brasile? E forse Mike Mignola ha voluto lasciare un easter egg, un piccolo indizio nella sua storia a fumetti, solo per portarci ad approfondire una storia che non è frutto della sua fantasia, che non è un fumetto, è una storia vera, è una storia davvero assurda. È una storia che nasce negli anni 30, tra il 1935 e il 1937. Hitler è al potere da pochi anni. Sta già plasmando la Germania come uno stato totalitario, del pensiero unico, in cui lui, il Führer, comanda su tutto e impone la sua idea su ogni aspetto, compresa la ricerca storica, genetica, antropologica, occultista ed esoterica. All'interno di queste direttive si piazza la Ahnenerbe, futura divisione delle SS di ricerca. L'abbiamo già trattata. La Ahnenerbe manda i suoi uomini in giro per il mondo, li manda sui Pirenei alla ricerca dei Catari, li manda all'estremo nord del mondo, a Capo Nord, in Norvegia e anche oltre alle isole Svalbard, alla ricerca delle antiche civiltà vichinghe. Li manda anche in Himalaya,
l'ossessione nazista per l'antichità e per le radici ancestrali della razza umana, per l'antropologia, è incredibile. In quel periodo i nazisti fanno incetta di tutto ciò che si possa trovare, compresa la famosa lancia di Longino. Ma tra le varie spedizioni della Ahnenerbe ce n'è una forse poco conosciuta, è quella in Amazzonia, la spedizione nel Rio Jari, nel Brasile nord-occidentale. Una spedizione guidata da un uomo, un giovane esploratore di nome Otto Schulz-Kampfenkel. Schulz-Kampfenkel ha solo 25 anni, eppure l'Ahnenerbe gli ha già dato un incarico molto pesante, quello di andare in Liberia, l'unica nazione libera nel vero senso della parola, del continente africano, mentre l'impero d'Etiopia è già nelle mire italiane, per documentare le cosiddette origini della razza umana. Al suo ritorno alla Liberia è Heinrich Himmler in persona a voler capire e a voler conoscere i frutti del lavoro di quel giovane antropologo. Himmler è ossessionato, vuole conoscere tutto, è convinto dell'esistenza di Eldorado, è convinto dell'esistenza di Iperborea, è convinto dell'esistenza di Atlantide e di Mu, antiche civiltà di cui si è sempre favoleggiato, ma di cui raramente si sono trovate tracce concrete. Schulz-Kampfenkel, invece, ha delle solide basi scientifiche e presenta un progetto a Himmler, quello proprio di risalire il Rio Jari, ufficialmente per ritrovare Eldorado. In realtà per fare tutt'altro, lo si scoprirà dopo. La spedizione nel Brasile non è facile. Non è facile perché la zona settentrionale del Brasile è ancora estremamente selvaggia, lo è ancora oggi in alcuni punti, figurarsi negli anni 30 del secolo scorso. Lo è perché richiede una grande preparazione, lo è perché richiede anche appoggi politici e quegli appoggi vengono cercati direttamente dalla Germania nazista attraverso i canali diplomatici con Getúlio Vargas, l'allora presidente dittatore del Brasile. Vargas in quel periodo nutre delle simpatie nei confronti dei regimi totalitari della vecchia Europa e tutto sommato, di fronte anche all'insistenza tedesca e alla possibilità di ottenere dei fondi, dei soldi per ulteriori ricerche, Vargas è stuzzicato. Non gli dispiace, dà la sua autorizzazione. È così che nel settembre del 1935 la spedizione tedesca parte e fa rotta per il Sud America e sceglie un posto molto particolare, Sant'Antonio de Cachoeira. Perché dico che è particolare? Perché fra tutte le località possibili del Brasile settentrionale viene scelta proprio una località al confine con la Guyana francese, una colonia di un'altra potenza europea, la Francia, che non sta avendo buoni rapporti con la Germania nazista. E lo si vedrà anche dopo, con la Seconda Guerra Mondiale. La missione di Schulz-Kampfenkel parte nel novembre del 1935, guidata da un nativo locale, un nativo di etnia Aparai, che curiosamente i tedeschi chiamano in maniera simpatica Winnetou, come il grande capo degli Apache. Winnetou guida la spedizione tedesca oltre la zona al limitare del confine con la Guyana francese fino al suo villaggio e da lì li porta nel giro di 2 anni verso il cuore dell'Amazzonia più selvaggia. Li porta verso altre tribù, le tribù Wayana e Wayapi, che all'epoca si credevano estinte, sparite dalla faccia della terra, e invece verranno raccolte prove ancora della loro esistenza per quanto annidata all'interno della folta giungla amazzonica. Vengono tratteggiate nuove carte topografiche, vengono scoperti piccoli affluenti del Rio. Insomma, viene realizzato un lavoro che in parte di topografia, in parte di antropologia, un lavoro paziente, difficile, ma che si interrompe improvvisamente nel 1937. Dopo nemmeno 2 anni, la spedizione deve tornare indietro, deve tornare al campo base. Il primo motivo di questa decisione è semplicemente sanitario. Scoppia una vera e propria epidemia di malaria, di tifo, di beriberi. La spedizione è decimata. Lo stesso Schulz-Kampfenkel è colpito da questa epidemia, è colpito dalla difterite, un'altra malattia molto pericolosa. I tedeschi decidono di tornare indietro. Lungo la strada, tra l'altro, perdono uno dei loro uomini che muore. A maggio del 1937 la spedizione smonta l'accampamento, si reimbarca con centinaia di ore di filmato, di girato ottenuto nella giungla. Migliaia di reperti tra zoologia, manufatti dei nativi e campioni di piante. Diverso di questo materiale oggi è al Museo di Storia Naturale di Berlino. E torna a casa. Schulz-Kampfenkel diventa una piccola celebrità.
la sua avventura nell'Amazzonia diventa un film prodotto dall'UFA, la casa cinematografica tedesca, sotto la regia e la supervisione dello stesso Goebbels, un film che viene proiettato in tante sale. Dura 90 minuti, è una sorta di documentario che affascina i tedeschi sul lato più selvaggio del Sud America. Ma Schulz-Kampfenkel non si limita a questo. Scrive anche un libro che diventerà un piccolo caso editoriale. Poi arriva la guerra. Le spedizioni della Ahnenerbe si fermano, almeno in certi punti del mondo, e cambia tutta la storia. Ma finisce qui? Beh, non proprio. Non proprio perché quella tomba a l'Arangel d'Augery, quella tomba del soldato Josef Kreiner, l'unico morto della missione, una tomba che riporta la croce di ferro e la svastica, è una traccia concreta, ancora oggi, del passaggio dei nazisti. Ma cosa c'erano andati a fare davvero in Brasile? Lo scoprono dopo un po' di tempo gli stessi investigatori dei servizi segreti alleati, prima gli americani e poi i francesi. Gli americani perché nell'ambito della dottrina Monroe si erano rivelati abbastanza scocciati dalla presenza nazista in Brasile. Era stata proprio la diplomazia americana a intervenire su Vargas per indurlo a cambiare idea, a dichiarare i nazisti non più persone gradite e a farli rimpatriare, oltre ai motivi sanitari che vi abbiamo già detto. I francesi però erano rimasti estremamente sospettosi da quella scelta di Schulz-Kampfenkel di stabilire il campo base a Santo Antonio del Cachoeira. Perché proprio lì al confine con la Guyana? Per quale motivo? Cosa si celava dietro quella scelta? Lo si è scoperto a guerra finita, quando effettivamente le indagini svolte portano a scoprire la verità. La missione di Schulz-Kampfenkel, al di là del fascino della giungla, al di là della volontà di scoprire nuovi affluenti del Rio Jari, al di là della ricerca di popolazioni credute perdute, era solo il tentativo di porre una base nazista in Brasile per procedere, una volta scatenata la guerra, alla conquista della Guyana francese, del Suriname e della colonia britannica composta da Georgetown e Cuyuni. Era solo un modo per piantare le radici e prepararsi a un'invasione terrestre, con la complicità del regime di Vargas, che in quel periodo nutriva una simpatia nei confronti di Hitler e una profonda antipatia nei confronti di francesi e inglesi, convinto poi Vargas a cambiare opinione, a cambiare sponda, al punto che lo stesso Brasile, a metà della Seconda Guerra Mondiale, si sarebbe schierato a fianco degli alleati. È una storia molto strana, quella della spedizione nazista in Amazzonia. È una storia che ha generato leggende, accompagnate poi nel dopoguerra dalle tante storie, vere, false o manipolate, sulla fuga dei gerarchi in Sud America. Gerarchi che, come abbiamo visto in altri video, quello di Adolf Eichmann, quello di Klaus Barbie, quello di Mengele o quello di Rochman, effettivamente sono scappati in quelle zone. Col passare del tempo, la fantasia degli scrittori avrebbe fatto il resto. Prima quel famoso libro, quel romanzo I ragazzi venuti dal Brasile, diventato poi anche un film di grande successo. E poi, come dicevamo, 1994, il disegnatore Mike Mignola porta il suo Hellboy in Brasile, sulle tracce di un criminale nazista un po' particolare, von Klempt, una testa in un vaso letteralmente, che ha la passione per trasformare degli innocui animali, principalmente gorilla e scimmie, in delle sorte di mostri di Frankenstein che lui controlla. Quella storia del 1994, che è basata a Macapá, proprio poco distante da Santo Antonio del Cachoeira, è solo il primo passo. Secondo Mike Mignola, von Klempt, questo bizzarro personaggio dei fumetti nazista, torna più e più volte in Brasile. C'era già stato nel 1952 in una storia molto cupa che lo stesso Mignola racconta in una sua miniserie intitolata proprio 1952. In questo caso von Klempt crea un esercito di cyborg partendo da dei cadaveri per cercare di resuscitare il Terzo Reich. Poi appunto la storia inserita come short nel 1994, la scomparsa di alcune contadine nella zona di Macapá, che Hellboy scopre essere usate per esperimenti disumani, sempre a favore dello scienziato pazzo nazista. E infine, in Il verme conquistatore, miniserie del 2001, von Klempt torna e racconta di come fosse tornato dopo la sua ultima disavventura in Brasile, scoprendo solo che il suo vecchio campo base, con i suoi vecchi progetti, le sue tecnologie, anche i suoi alleati, era stato tutto spazzato via, non c'era più nulla, tutto inghiottito dalla giungla.
tutto ormai inutilizzabile. Chi aveva dato a Mike Mignola l'idea della base nazista nel nord del Brasile? Probabilmente Mignola era stato in visita a Berlino, al Museo di Storia Naturale. Aveva saputo di quella spedizione, aveva letto il libro scritto dal capo di quella spedizione, scritto da Otto Schulz-Kampfenkel. Probabilmente Mignola sapeva e ha attinto a queste informazioni per creare una storia incredibile che pure nella sua fantasia aveva dei barlumi, dei fondi di verità. È una storia proprio da notte di Halloween. È una storia che mescola l'umidità della giungla, il sole che a volte scompare dietro le piante, le malattie tropicali, le tribù indios a volte ostili, gli animali pericolosi, il fascino perverso del nazismo con la fantascienza, con un diavolo che combatte i propri simili, Hellboy, e con il classico scienziato pazzo. Abbiamo un mix perfetto che può animare la vostra notte di Halloween, sperando che non vi generi incubi, sperando che nessuno di voi arrivi a sognare stanotte la testa nel vaso di von Klempt, i suoi Krigaffe o peggio ancora la tomba di Joseph Kreiner alla Rangel d'Ogery, quella tomba che esiste ancora oggi, lì con la sua croce di ferro, con la sua svastica, a testimoniare un'impresa impossibile, un'impresa mai tentata prima, una missione segreta che poteva cambiare radicalmente il volto della storia, se non di tutto il pianeta, almeno del Sud America. Buon Halloween!